Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Duel Commander, proseguendo nella disamina di questo formato in compagnia di una nostra vecchia conoscenza, Nicola Improta, che ancora una volta ci accompagna in una nostra nuova produzione. Passiamo da una lista monorossa a qualcosa di più complesso, basato sui colori band, non sempre al centro dell'attenzione, almeno nei formati a 100 carte, se non fosse che in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente allettante. Già, perché con questa leggendaria proviamo a gettare le basi per un archetipo che non punta solo a valorizzare gli ETB delle nostre creature, ma si propone come un mazzo combo, complesso e sfaccettato, per chi ama giocare strategie articolate senza dare troppo nell'occhio. Questa volta vi parleremo di Lagrella the Magpie. Abbiamo a che fare con una creatura proveniente dal piano di Capenna, che ha saputo regalare diverse leggendarie potenti, anche se, a prima vista, diventa difficile comprendere come si possa andare a parare con le abilità insite in questa carta. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno verde, uno bianco e uno blu, abbiamo un soldato umano con forza 2 costituzione 3 e un'unica abilità, molto corposa e intrigante. Nella sua abilità abbiamo, quando Lagrella the Magpie entra nel campo di battaglia, esilia un qualsiasi numero di altre creature bersaglio controllate da giocatori diversi finché Lagrella non lascia il campo di battaglia. Quando una carta esiliata entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, in questo modo metti 2 segnalini +1/+1 su di essa. La regola appena descritta, anche se un po' criptica, cita semplicemente che potremo esiliare, con l'ingresso del generale, fino a una creatura dell'avversario e fino a una nostra creatura, così da ottenere un effetto simmetrico almeno fino a che il comandante resta in campo. Se però riusciamo a rimbalzare in qualche modo Lagrella, avremo non solo l'attivazione di un nuovo ETB sulle creature che torneranno in campo, ma 2 segnalini +1/+1 sulla nostra, così da pompare ciò che sta nella nostra parte del tavolo. Lo scopo ultimo però è un altro, visto che abbiamo diversi modi per valorizzare i pezzi che rimbalzeremo per golosi vantaggi, che ci daranno modo di acquisire risorse a più non posso, o di chiudere attraverso pezzi specifici in combo solide e facili da costruire. Un approccio all'apparenza strano in un formato veloce come il Duel Commander, eppure questa Lagrella the Magpie ha tutte le carte in regola per stare al passo con l'avversario di turno, anzi riuscirà a sovrastarlo con diversi incastri al limite dell'impossibile. Compreso il potenziale offerto dall'abilità di Lagrella the Magpie, ora si tratta di capire come rendere vincente il suo Blink Effect, in un formato feroce come il Duel, che con 20 punti vita iniziali non lascia certo molto tempo a strategie complesse o arzigogolate. Dobbiamo dotarci innanzitutto di un buon comparto di mana d'orc, con ben 7 di loro, tra Arbor Elf, Bird of Paradise e Noble Hierarch, e di effetti di ramp tra incantesimi del Calidutropia Sprawl e White Grove, per accelerare la nostra azione e la venuta del generale al momento giusto. Spingere sul mana a disposizione ci permetterà di giocare prima non tanto il generale da solo, ma pezzi da poter rimbalzare, per usare il loro ETB al meglio, con creature come Blade Splicer, Charming Prince, Eternal Witness, Gilded Goose e Knight of Atom, che ci offrono un value enorme soprattutto se ne ripeteremo l'ingresso in campo. Oltre a queste scelte se ne affiancano molte altre che ci faranno pescare, tra Coiling Oracle, Elvish Visionary, Feebleflip the Lost, Icefang Kotel, Spirited Companion, Wall of Blossom e Wall of Omens, che fungono anche da paranti occasionali, utili a impostare il nostro vantaggio frenando l'irruenza degli avversari più aggressivi. Un altro modo per acquisire nuove carte passerà per l'Onyx Cryptozoologist e Traveling Inspector e le loro pedine indizio, che potremo sfruttare al momento opportuno quando avremo mana in eccesso da investire. C'è persino una tech con Watcher from Tomorrow che sfrutta non tanto l'ingresso della creatura, ma la sua uscita dal campo. Ma per la nostra finalità il risultato non cambia, vogliamo più carte in mano possibili, ogni mezzo sarà buono per questa finalità. Oltre al comandante che rimbalzerà i pezzi presenti in campo, avremo a disposizione Restoration Angel, Solo Elder e Yorion Sky Nomad, che ci permetteranno interessanti sinergie concatenando Blink Effect in cascata golosi, in particolare quando avremo più pezzi in campo a disposizione. A queste scelte abbineremo alcune magie, Cloud Shift, Ephemerate e Essence Flux, utili in diversi frangenti visto anche il loro costo di lancio ridotto, sempre ottimo per investire al meglio il mana a disposizione messo sotto torchio dal nostro gameplan. Per finire ci sono poi 2 scelte di prim'ordine per rimbalzare a più riprese, Palace Jailer e White Plume Adventurer, che ci danno accesso alla meccanica monarca iniziativa, per incrementare ulteriormente il value verso l'avversario di turno al massimo. Fin qui abbiamo esaminato quel che Lagrella the Magpie riesce a fare con il comparto creature pronto a entrare e ritornare in campo, per offrirci value a volontà, ma non appaiono ancora evidenti i mezzi con cui questo archetipo possa vincere, con una certa consistenza. In realtà abbiamo diverse linee di gioco che sfruttano il value generale del mazzo e le sinergie del generale,
con alcune carte specifiche per delle combo funzionali, basate in primis su 2 carte d'eccezione, Felidar Guardian e Parallax Wave. Queste 3 carte inizieranno tra loro a sinergizzare, rimbalzandosi a vicenda, creando un loop infinito che ci potrà dare, con la presenza di una qualsiasi creatura dalle TB interessante, di pescare il mazzo, ottenere mana infinito, insomma, avere tutto il necessario per chiudere al volo di fronte al nemico ormai impotente. Non paghi di questa soluzione attraverso Birding Pod e i pezzi di contorno utili per creare catene con le creature, da Dire Arbor fino ad arrivare a Karmic Guide con il supporto ulteriore di Neoform, possiamo gestire partite più complesse con uno strumento versatile, per linee di azione che sfruttino l'ampio parco delle nostre creature intelligenti. Come carta jolly per reiterare in modo differente e TB interessanti, arriva con Glasspool Mimic, per un clone effect interessante che può alla bisogna diventare una terra nel caso il suo utilizzo non sia efficace o necessitiamo di più fonti di mana in campo. Fondamentali saranno i tutori per attuare in fretta le nostre chiusure e già tra le creature con Fauna Shaman, Moon Blessed Cleric, Recruiter of the Guard e Spellseeker cercheremo di approfittare al massimo del loro ingresso, avendo così ulteriori pezzi rimbalzabili dalle nostre tech, comandante in primis. Non mancano poi le magie, tra Court of Calling ed Alarmist Call, Eldritch Evolution, Green Sun Zenith e Worthy Tutor, con Survival of the Fittest, ultimo tassello per una solidità invidiabile, tutti protesi a cercare bersagli utili per il nostro piano, con il pezzo adatto per il contesto del momento. Per supportare al meglio la ricerca di qualche pezzo specifico attraverso Enlightened Tutor, Intuition e Severe Reclamation andremo in caccia di quello che non rientra tra le creature, in primis Birding Pod, se vogliamo che il piano Toolbox prenda forma al più presto. Fiore all'occhiello di questa sezione è Finale of Devastation, che funge anche da finisher per la nostra combo con la grella, Felidar Guardian e Parallax Wave, così da trasformare il blink infinito nei nostri pezzi, un modo per vincere dal nulla caricando all'infinito questa magia. Per tutelare un minimo la nostra azione adotteremo qualche carta specifica come Gitaxian Probe per sapere cosa ha in mano l'avversario e The Lighter Halfling per proteggere dai counter il cast delle nostre creature chiave, soprattutto il comandante, pezzo vitale per il nostro gameplan. A contorno al nostro gameplan focalizzato sulle creature, tra alcuni pezzi che contrastano l'azione del nemico, Drunning Magistrate e Gilded Drake, e che sono in grado di interagire con il cimitero, Endurance e Scavenging Ooze, cerchiamo di contrastare le pericolose strategie che può proporci l'avversario. Gli ultimi slot li dedichiamo a qualche rimozione con creature come Skyclave Apparition e Solitude e altre carte di spicco come Sword Plusher e Buseiju e Endurse. Non molte in realtà, ma il nostro piano è ben preciso e si preoccupa di risolvere l'avversario alla radice, non singole minacce occasionali. Il percorso che ha portato Nicola Improt a costruire un archetipo attorno a questa Lagrella the Magpie nasce inizialmente dal desiderio di simulare le build presenti in Modern, che sfruttavano al massimo i blink effect, efficaci e rilevanti anche in quel formato. Questo comandante si presta perfettamente a questo scopo, sia perché è un ottimo enabler nella zona di comando per valorizzare questo tipo di effetti, sia perché, in modo analogo, interagisce con i pezzi del nemico, risultando anche una buona rimozione in determinate situazioni. Con la mole di ETB presenti tra le 99 non sarà poi difficile acquisire così tanti vantaggi, che difficilmente un avversario sarà in grado di contrastarci, così da rendere il nostro late game solido quanto basta per trovare una chiusura o imbastire un piano aggro efficace. Una strategia sulla carta semplice, ma che richiede di pilotare al meglio questa Lagrella the Magpie, ottimizzando le nostre giocate per raggiungere in fretta i nostri scopi, visto che non siamo certo di fronte a un formato che lascia spazio ai tentennamenti. Capito il potenziale di questa Lagrella the Magpie, per Nicola Improta non è stato difficile imbastire dei piani di gioco flessibili, che potessero valorizzare l'abilità del generale, tanto semplice quanto versatile, visto il parco creature presente in questo mazzo. La prima possibilità di chiusura passerà dal concatenare il comandante con Felidar Guardian e Parallax Wave, che tra loro riescono a innescare un blink infinito di tutti i pezzi in campo che desideriamo, tra terre o altre creature intelligenti che possono darci tutto il value per chiudere. Potendo impilare gli effetti di ETB, una volta fatti rientrare Lagrella e Felidar Guardian, si potrà bersagliare con il gatto bestia il nostro incantesimo, mentre il comandante si preoccuperà di bersagliare nuovamente Felidar, innescando il loop desiderato. Abbiamo anche modo con Birding Pod, attraverso Karmic Guide, Felidar Guardian e Yorion Sky Nomad, creando un loop analogo, dove a ogni turno possiamo blinkare il board, ottenendo così tanti vantaggi da stritolare all'avversario di lì a poco. Anche senza passare da queste chiusure abbiamo comunque una base solida toolbox che può, attraverso i tutori a disposizione, tenere a bada l'opponente, spegnendolo nell'ardore mentre noi prendiamo le redini della partita fino alla vittoria. Non siamo quindi imbrigliati unicamente dalle capacità di Lagrella the Magpie, anzi, siamo in grado benissimo di sfruttare tutto il resto del mazzo per vincere, anche se è indubbio che ciò che ci offre questo soldato umano è decisamente fuori dal comune.
Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questa lista basata sulla grella Magpie si posiziona nella meta del Dual Commander rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Visto il comportamento generale di questo archetipo, che possiamo assimilare a un midrange, abbiamo una serie di vantaggi indotti dalla capacità di valorizzare anche il singolo top deck, per riprendere le redini anche delle partite più ostiche. Verso gli aggro deck siamo piuttosto favoriti, perché abbiamo modo di sommergerli di vantaggi assortiti e di trick nelle combat che li spiazzeranno in più di un'occasione, senza contare che i nostri 2x1 sono spesso rilevanti per superarli in risorse. Verso i control deck possiamo giocarcela al meglio, visto che siamo in grado di aggirare le loro rimozioni con i nostri blink effect, superandoli in risorse e minacce, o approfittando dei loro momenti di debolezza dove avranno difficoltà a frenare le nostre combo resilienti. Verso i combo deck siamo maggiormente in difficoltà, sia perché non abbiamo un comparto interazioni folto a sufficienza per frenare le loro giocate chiave al meglio, sia perché non siamo sempre in grado di mettere una pressione adeguata, dandogli il tempo di chiudere prima di noi. Nonostante per Nicola Improte la lista attorno a questa Lagrella Magpie è stata collaudata a dovere, possono sempre sopraggiungere nuove carte dagli ETB intriganti, che possono migliorare la resa o la curva dell'archetipo in suo possesso. Basti vedere cosa ci offre il nuovo set Wild of Eldraine, che ci porta in dote sia un nuovo Blink Effect con Twining Twins, sia un modo per incrementare i vantaggi dei nostri ETB con Virtual Knowledge, per 2 carte, sia avventura che permanente, che potremo sfruttare a dovere. Insomma, difficilmente ci troveremo di fronte a una lista cristallizzata con questa Lagrella Magpie, ma alla fine non è un male, avendo così modo di potenziarne le capacità nel tempo con il passare dei set e delle evoluzioni del meta. Eccoci arrivati alla conclusione di questo primer. Ringraziamo Nicola Improte che ci ha offerto l'opportunità con questa leggendaria di presentarvi un volto insolito per i paradigmi di questo Dual Commander, che ha la nomea di essere un formato veloce ma non privo di trick interessanti. Se volete un archetipo variegato che sfrutta una color pie spesso non molto in vista, ma piena di potenti sinergie, questa Lagrella Magpie potrebbe fare al caso vostro. Dovete solo impratichirvi con le 1000 sinergie che questo generale è in grado di offrirvi su un piatto d'argento. E se volete partecipare a un torneo Dual Commander o semplicemente approfondire il contesto di questo formato, entrate nel server Discord italiano, al link che troverete in descrizione, o fate una capatina sul sito ufficiale del formato, dove troverete tutto quel che vi serve per apprezzare la vasta community internazionale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.